Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrano in bilancia tendenze energetiche generali per la prima metà di ottobre 2023. Abbiamo la carta della stella, amici della bilancia. Quando c'è la carta della stella si tratta sempre di un periodo magari predestinato per qualcuno, però diciamo che ha un obiettivo, vi invita a focalizzare un obiettivo. È anche una carta collegata con il mondo dei sogni, appunto come vi dicevo prima, con il destino, con le canalizzazioni e anche diciamo con la propria vocazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi, ho pubblicato un video che trovate sotto nella descrizione, così come anche trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche qui e la trovate anche nelle informazioni del canale. Bene, allora partiamo subito con la carta della temperanza, amici della bilancia. Due di coppe, una stella al contrario, 8 di bastoni, re di spade, re di bastoni e 9 di coppe. Allora ragazzi, la carta della temperanza può far riferimento a un periodo di convalescenza per qualcuno, a un periodo di riposo, a un periodo di fermo in generale che potreste vivere a inizio mese. È una carta che fa riferimento alla guarigione. C'è poi un 2 di coppe, quindi potrebbe trattarsi di un nuovo accordo, di un nuovo anche compromesso proprio a livello romantico. Però poi qui rivediamo la carta della stella, ma è girata al contrario, come se ci fosse qualche sogno, qualche tipo di obiettivo, anche con questo 8 di bastoni al contrario, come se fosse difficile da raggiungere, mi verrebbe da dire. Tenete presente che qui abbiamo poi due figure, le andiamo poi a vedere dopo con i tarocchi, però è come se ci fosse qualche questione da regolarizzare probabilmente tra queste due figure. Andiamo a vedere carta per carta di cosa si tratta. Ripartiamo dalla temperanza, regina di coppe e 5 di pentacoli. Qui fa riferimento, ragazzi, al vostro lato emotivo o alla relazione, può essere con questa regina di coppe, che per qualcuno fa riferimento a un genitore, per qualcun altro magari alla persona di interesse. C'è un 5 di pentacoli, sento che è questo che dovete, diciamo, riequilibrare con la carta della temperanza. 5 di pentacoli fa sempre riferimento a una sorta di dipendenza di tipo fisico, che può essere economica, può essere caratteriale. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Come se vi dovesse riprendere da una delusione con questo 5 di pentacoli. Allora abbiamo un 5 di coppe per il 2 di coppe, 4 di spade, un'altra carta di guarigione, 6 di bastoni, regina di spade e asso di pentacoli al contrario. Allora, qui potrebbe essere un compromesso, ragazzi, con voi stessi, vi dirò, perché comunque c'è ancora questo bisogno di guarire un certo senso di colpa, mi verrebbe da dire.
Ho la sensazione che qualcuno debba perdonare se stesso. Andiamo a vedere la stella. Perché la cosa interessante è che qui abbiamo due regine e qui abbiamo due re. Allora abbiamo un 2 di pentacoli e un 2 di coppe al contrario. 2, 2. Allora, o qualcuno, ragazzi, si troverà obbligato a scendere a compromessi. Sento che è una cosa che non volete fare, è una cosa di cui avreste, cioè avete paura di pentirvi poi. È come se accettando questo tipo di compromesso non riusciste ad avvicinarvi al vostro desiderio. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. La luna al contrario e il 10 di pentacoli. Di nuovo il 10 di pentacoli è una carta di famiglia allargata, di gruppo, è anche una carta di contratti. Se fosse una questione lavorativa, può essere che si avvicini, diciamo così, a un certo tipo di compromesso, di accordo magari verbale, ma voi aspettate in realtà il contratto scritto. E ho come la sensazione che si faccia un po' fatica ad arrivare ehm, a questo risultato, come se ci fossero delle questioni altalenanti che prima, diciamo, sembrano chiare, poi dopo non lo sono. C'è un po' di titubanza. Andiamo a vedere il re di spade. Mm. 4 di pentacoli e papa al contrario. Allora, vi dirò, il 4 di pentacoli al contrario è una carta di distacco e qui avendo il re di spade mi invita a tagliare qualcosa fondamentalmente. Qui c'è un papa che fa riferimento, così come il 10 di pentacoli, ai contratti. In questo caso specifico può essere un contratto di matrimonio o un contratto comunque che è riconosciuto dalla società, che è... Ragazzi, può anche essere, se non fa riferimento al contratto, può far riferimento al re di spade stesso. Può essere quindi una persona, magari parecchio influente intorno a voi, però qui è come se ci fosse da tagliare qualcosa. Ho anche l'idea che sia una sorta di consiglio a non cercare tanto la fama, il successo, il riconoscimento, come se vi dicessero mm, lavora, io dico di sotto, lavora in sordina, senza low profile, mantenendo un profilo basso. Guardate, poi abbiamo la carta degli amanti, fante di coppe, 3 di pentacoli, 5 di bastoni e re di pentacoli. Dunque, devo dire che con la carta degli amanti promette bene, perché poi avete anche un nome di coppe, tra l'altro. Allora ragazzi, potreste ricevere effettivamente verso la metà di ottobre un qualche tipo di proposta. Potrebbe essere una proposta di collaborazione, potrebbe essere potrebbe essere per qualcuno, ragazzi, delle scuse, perché abbiamo la luna, quindi ho come la sensazione che sia magari una situazione che
si è già vissuta a settembre. È come se ci fosse un qualche tipo di ménage, di dinamica che continua a ripetersi. E qui è come se nella seconda parte della lettura le cose cambiassero, entrassero in equilibrio, probabilmente perché grazie a questo re di spade, che potrebbe essere la vostra energia o quella di qualcun altro, ripeto, però comunque ho come la sensazione che ci sia un taglio o un ultimatum da dare e qui si arriva a quello che è un accordo piuttosto che una collaborazione. Ehm, c'è la carta degli amanti, è come se si ricreasse appunto un'armonia, un amor proprio, mi verrebbe da dire. Se il re di bastoni rappresenta una persona nuova, che magari conoscerete nella seconda parte, lo sento veramente per pochi questo messaggio, però vi dico che potrebbe essere una persona del vostro entourage lavorativo che potrebbe farvi una proposta. E potrebbe essere una persona che magari sapete chi è, ma non avete troppa confidenza per darvi qualche indicazione in più. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Carro e mondo. Ragazzi, la sera finisce benissimo, nonostante questo 5 di pentacoli al contrario, sento che prenderete una direzione nuova, si va verso questo 9 di coppe, verso l'appagamento, verso quello che è il raggiungimento dei propri obiettivi, come qui vi diceva la carta della stella. C'è il mondo. È una carta di completamento, è una carta di raggiungimento dei risultati. Tenete presente che potrebbe anche fare riferimento a uno spostamento perché abbiamo due carte che parlano di distanza. E per qualcuno si tratta di uno spostamento di una casa, di residenza tipo. Se per caso qua non arrivavano magari le risorse necessarie, c'era qualcosa di bloccato, qui è come se si sbloccasse, ragazzi. O perlomeno troverete un'altra soluzione. Vi faranno un'offerta. Io sento che è come se ci fosse una cosa, una... sì, magari un'offerta che voi prima non avevate valutato. Andiamo a vedere con Osho. Oltre le illusioni e la mente. Dunque, qui il punto è di guardare nel lungo periodo. C'è questa carta che è la mente, che è un po' come se vi dicesse di non lasciarvi intrappolare dalle dinamiche mentali un po' tossichine. Qui avevate 2-5 comunque, ok? Quindi c'è un po' questa risonanza a livello di tossicità mentale. Guardate oltre le illusioni, come vi consiglia questa carta. Guardate oltre, cercate di vedere oltre l'apparenza, mi verrebbe da dire. Ok, andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Perché tenete presente che quando c'è queste due carte c'è come un sentimento, una sensazione di... come vi posso dire? Sì, di stasi emotiva, pensieri che comunque non sono positivi. C'è anche la luna, parla di paure, parla di proiezioni. Ok, andiamo a vedere le fatine. Protezione. Allora, ragazzi, questa carta vi invita a proteggervi dal mondo esterno, materiale, ma anche dal mondo eterico. È una carta che vi invita, prima di iniziare a fare qualsiasi tipo di lavoro con le stelle, diciamo così, di tipo sottile, qualche lavoro di tipo eterico, di pensare alla vostra protezione, ok?
parla di protezione psichica, e infatti qui abbiamo la mente. Con la regina di spade al contrario si può parlare di una sorta di eccessiva flessibilità, eccessiva, cioè sapete quando non si ha un pensiero lineare, ma e se fosse così? Ah sì, no, e se fosse così? Però potrebbe anche essere così. E ci sono tante possibilità che si diramano e alla fine si fa solo confusione a livello mentale, non si arriva in realtà a nessun risultato tangibile. Ragazzi, io spero che la lettura vi abbia dato qualche spunto di riflessione, fatemelo sapere con un like, un commento, eventualmente un'iscrizione o una condivisione. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, potete scrivermi un'email. Quello che propongo a livello individuale è un lavoro basato sulle credenze limitanti ed è cucito sulla persona, però è solo una parte di tutto quello che vado a trattare poi nella sezione degli abbonamenti. Lì trovate video più specifici di metafisica, sono un po' più densi, diciamo, c'è del materiale da studiare, ehm, però vi aiuta ad avere un certo tipo di comprensione maggiore per quello che riguarda appunto tutto questo mondo un po' di energie sottili. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!